Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti su Ferrovie in Miniatura, io sono Joe, benvenuti in questo nuovo video e grazie per essere sempre presenti, grazie per tutto quello che state facendo per me. Sono arrivate un sacco di donazioni anche in privato, mi avete scritto in tanti anche sulla mail e di questo veramente ve ne sono grato perché questo mi permette di portare avanti il progetto del plastico in scala N di cui ne abbiamo parlato nei precedenti video. Detto questo, torniamo subito al presente, cioè nel plastico che stiamo facendo oggi, ovvero il plastico in scala H0 di Daniel, il plastico super fantasioso dove praticamente nulla è scontato e infatti oggi ho da raccontarvi un sacco di cose. Ci sono un botto di sorprese, ma cosa più fondamentale, c'è un botto di lavoro da fare. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Allora, precisiamo subito quello che stiamo facendo. Ho preparato già una scatola che vedete qui, adesso vi spiego il tutto, ma dobbiamo sistemare alcune cosine. Tanti di voi mi hanno chiesto nel precedente video di farvi vedere com'è la situazione del plastico e allora colgo l'occasione di farvi vedere quello che è l'andamento. Come ho già detto, questa parte qua del plastico che vedete, proprio da questo punto, che adesso non vedete inquadrato ma tra poco vi farò vedere, fino a lì in fondo, praticamente era, diciamo, dal momento in cui era stato progettato, stato pensato in 3 moduli. In realtà l'ho unificato per una questione proprio di praticità e per velocizzare un po' i lavori. Questo perché l'ho fatto? Perché non essendo un plastico modulare con testate a norma, quindi con delle precise misure o comunque delle precise misure che rispecchiano degli standard o anche non standard, perché uno può fare anche un plastico modulare non standardizzato, quindi secondo le proprie esigenze, ma in questo caso è stato fatto secondo proprio una progettistica pensata per un plastico statico. La differenza qual è? Che questo appunto è un plastico statico e non modulare, anche se io a volte dico appunto che sono dei moduli. L'ho suddiviso in moduli per la consegna, perché questo plastico, come tanti di voi sanno, deve essere consegnato a Daniel a Napoli, quindi dovrà affrontare un viaggio, dovrà fare 800 km e ovviamente dovrà essere sezionato. Quindi per permettere che questa cosa avvenga nel futuro, appunto è stato pensato in moduli. Inizialmente erano moduli più piccoli, ma poi è stato ricompattato per velocizzare un po' le cose, cosa che invece sarà differente dal plastico modulare che andremo a costruire, quello mio che comincerà tra poco, che andrà praticamente strutturato diversamente da questo, con delle vere e proprie tra virgolette normative da rispettare per poter lavorare nella maniera proprio modulare, vera e propria, quindi un vero e proprio plastico modulare. Questo perché? Perché semplicemente ragazzi, questo plastico dovrà andare a finire nella stanzetta di Daniel, è stato fatto su misura che andrà a riempire totalmente la sua stanza e quindi una volta posizionato non verrà più toccato, fatta eccezione di un eventuale alto trasloco da parte di Daniel, ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda appunto questo modulo l'ho unificato anche perché ragazzi in questo punto dove sto mettendo adesso la mano, che tra un po' andrò a farvi le inquadrature da vicino, ci sono un sacco di scambi addirittura inglese, quindi scambio doppio inglese, e poi ci sono un sacco di intersezioni, poi c'è una salita, insomma si può tagliare, ma ovviamente sullo scambio no, cioè è la follia, non si può fare una roba del genere. Quindi lo scambio, guarda caso, va a finire proprio nel punto in cui inizialmente era stato progettato il modulo, quindi si va proprio a mettere nella mezzeria dell'unione tra i due moduli, quindi un bel problema. Voi direte, ma perché non l'hai pensato prima? Perché appunto non era pensato prima, perché questo plastico era stato progettato in un modo, poi a lungo andare abbiamo fatto un sacco di modifiche, anzi ce ne saranno altre, proprio perché è un plastico di pura fantasia e quindi stiamo cercando, o meglio sto cercando di far divertire il più possibile Daniel, perché in poco spazio, in H0, dobbiamo fare tanta roba, cioè devo cercare di farlo divertire il più possibile, quindi ecco perché questo plastico ha questa concezione del giocoso, del plastico dove non c'è una vera e propria identità ambientale, ma è strutturato proprio per essere giocoso, cioè per avere più spazio possibile per giocare, sognare soprattutto, perché il plastico ci permette di fare questo, e quindi ecco perché è stato strutturato in questo modo, anche perché come potete vedere ci sono rampe con delle percentuali di pendenza abbastanza come si può dire
azzardate, anche se sono accettabili, ma comunque sono azzardate, ma dobbiamo per forza comportarci in questa maniera in uno spazio del genere. Nello scorso video abbiamo visto la movimentazione su questa zona dello scalo, molto carina, si può giocare tantissimo in poco spazio, quindi si può fare veramente tante cose, e quindi questo rende la cosa sicuramente molto affascinante per chi ama poi fare video e fotografare il proprio plastico. Sicuramente qua ce ne sarà veramente tanto da fare. Ora, cosa c'è da fare? In questo plastico, in questa parte del plastico, abbiamo, come vedete sulla sinistra, anche il famoso castello, quello abbandonato, che adesso andiamo a vedere, ma ora vi faccio vedere nel dettaglio alcune cosine e poi vi spiego alcune cose prima di andare avanti con i lavori. Partendo da questo punto, come possiamo vedere, abbiamo i due tronchi, ok? Dopo, proprio dove inizia il plastico, e qua subito davanti abbiamo il tunnel a doppio binario, ok? Queste sono due linee totalmente separate tra loro. I due tronchi portano, ovviamente, come abbiamo visto nel precedente video, a movimentare il treno andando verso l'altro modulo, come in questo momento è posizionato, ok? Per andare poi dall'altra parte con un monobinario. Qua verrà tagliato, ok? E qua, per renderlo più giocoso, abbiamo aggiunto questa parte con degli scambi doppi inglesi, un altro scambio ancora, e un tronco anche da questa parte, più un tronco da quell'altra parte, ok? Tutto questo per poter fare più movimentazione possibile. Abbiamo posizionato anche questo splendido scalo merci che ci ha mandato Daniel e abbiamo cominciato a strutturare la strada. Questa parte qui abbiamo, diciamo, cercato di riempire con più alberi possibile per cercare di riempire la zona che va a separare questa zona dall'altra zona dove passa appunto qua sotto il treno, che appartiene a quest'altra linea, che è quella da quest'altra parte. Okay. Qua ci sono dei lavori in corso, come potete vedere stiamo facendo dei lavori, e questi due signori qui sono svenuti probabilmente perché ne hanno piene le scatole di stare lì. Questa zona, che deve essere ancora sistemata, è crollato qualche albero perché probabilmente è stato messo con la Vinavil e non è stata una buona idea. In questo caso andremo a mettere la colla a caldo, che è molto più resistente. Ci sono dei Boy Scout già da parecchio tempo che sono lì, ma questa zona ovviamente si stacca da questa, ok, e va a fare appunto, ed è parte del primo modulo, quello totale. Scende sopra questo ponte, ok, scende e se ne va appunto dentro il portale per uscire da quest'altra parte, ok? E qui abbiamo il famoso castello che è stato infossato, è crollato, mancano le torri ed è abbandonato, e abbiamo cominciato ad usare un po' di vegetazione, seppur non in scala, e ora vi spiego il perché. Il perché è molto semplice: stiamo lavorando con tutti i mezzi possibili che Daniel ci ovviamente invia per fare le cose. Tempo fa mi aveva spedito una scatola piena di alberi, ma al momento dell'acquisto non si è accorto Daniel di aver acquistato degli alberi in scala N. Ovviamente che facciamo? Li buttiamo? Assolutamente no. Li usiamo lo stesso perché comunque in qualche modo riusciamo ad utilizzarli. Infatti qua ne abbiamo ancora un bel po' da far fuori, che io adesso vado a posizionare proprio nella zona del castello per cominciare a fare un po' di chiarezza. Quindi li appoggio qui sopra, così sappiamo che tutti questi alberi dovranno essere messi in questo punto del plastico per andare a creare tutta quella parte boschiva del plastico, quindi dare quella sensazione di abbandono. Quindi sono cresciuti cespugli, alberi, eccetera eccetera, e in poche parole non si può più accedere. Ma chi può accedere in quel posto? Soltanto dei ghost hunter o comunque degli urbex che Daniel mi ha mandato. Sì, perché voi sapete benissimo che sia io che lui siamo appassionati di queste cose, e lui mi ha mandato dei personaggi stile Praser in scala H0 che andranno a sua volta ad interpretare questi personaggi in un castello abbandonato. Quindi ne vedremo delle belle da quelle parti. Ma non è finita, perché appunto non solo questo ci porta ad aumentare il lavoro da questa parte, ma dobbiamo mettere un'altra problematica. Sì, perché non è finita qua. Cosa mi ha mandato Daniel? Ta-da! Sorpresa, che cosa mi ha mandato? Guardate qua, mi ha mandato un'altra bellissima cosa. Adesso capirete da soli di che cosa si tratta. Guardiamo questo capolavoro fatto da un amico di Daniel che salutiamo. Non mi ricordo il nome, abbi pazienza, però se Daniel magari nei commenti ce lo vuole mettere. È un bunker, guardate, è un bunker stile Area 51, come potete vedere. Speriamo che metta a fuoco. E io di questo ho anche tutti i personaggi che adesso non vado a cercare, sennò perdiamo un sacco di tempo, perché sono dentro a quelle scatole infossate alla terra. Ci sono personaggi tipo Men in Black, e ci sono anche dei ricercatori di alieni, ok? Molto bella questa situazione. Dove andiamo a metterlo questo? Non lo so. Ora andiamo a vedere anche che funzionalità ha. Vogliamo provarlo? Ha dei suoni, ha delle luci? Guardiamolo. Ebbene sì, ci sono
le luci. C'è una luce che permette l'illuminazione di questo edificio. Ovviamente raga, l'idea è di metterlo incastonato all'interno delle montagne. Perché non vicino al castello? Perché non andare a complicarci la vita? Assolutamente sì, dobbiamo imboscarlo e quindi pensavo di metterlo in quella zona. Vediamo se è possibile. Io direi che messo da questa parte potrebbe anche starci. Dobbiamo fare però che cosa? Dobbiamo scavare qui, ok raga, e incastonarlo dentro il più possibile, perché lo mettiamo all'interno di una grotta, quindi non è facile, ma la stessa cosa voglio dirvi che non mi spaventa, cioè nel senso che io mi diverto a fare queste cose, quindi andremo a metterlo qua dentro, creeremo un sentiero che scende fino e giù al castello e qua tutta la zona sarà invasa di vegetazione. È un lavoro da fare, c'è da perderci un po' di tempo e lo faremo sicuramente non oggi. Oggi voglio dedicarmi ad altro, quindi posizioniamo il nostro bunker da questa parte in modo da ricordarci che andrà in questo punto. Quindi facendo un po' di chiarezza, abbiamo preparato gli alberi da mettere ancora nella zona del castello, ma ne abbiamo ancora tanta roba da mettere a livello di vegetazione. C'è un sacco di sacchetti già pronti che mi sono arrivati, quindi tanto lavoro. Metteremo il bunker dell'area 51 nascosto là sopra, incastonato sopra la montagna, quindi anche lì tanto lavoro da fare. E poi ultima cosa ancora prima di cominciare a lavorare, questo kit della Pico, che cos'è? Ovviamente tanti lo conoscete, è il kit della Pico della stazione di polizia tedesca. E voi direte, cosa devi fare adesso con questo? Assolutamente nulla, nel senso che non andrà a interpretare su questo plastico la polizia, ma questo kit verrà modificato per diventare un edificio ferroviario adiacente alla zona del Tronchi dietro alle mie spalle. Andiamo a vedere come. Intanto guardiamo il kit. Il kit comprende che cosa? È un kit di montaggio semplice della Pico, economico, codice SE1 836 e comprende semplicemente 4 pareti molto semplici che vanno appunto a simulare un edificio tradizionale. Noi che cosa faremo? Adesso vi faccio vedere che cosa faremo, ma questo è il pavimento. Questa è la pavimentazione che adesso andremo a capire come fare, che probabilmente verrà modificata e tagliata. Questo è la parete dell'edificio frontale e questo è il suo laterale. Ok, messi così creiamo un edificio di questa dimensione. Messo così si ha più l'idea, vedete ragazzi, l'ho appoggiato momentaneamente e questa è la sua parete laterale. Questa è l'idea di posizionarlo qui, dargli una colorazione giallastra, quindi un colore diverso, e poi sopra gli metteremo una tettoia che va appunto a creare una modifica vera e propria di questo edificio, rendendolo una specie di stazione per questi due tronchi. Secondo me ci sta tutto. Detto questo, andiamo a montare questo kit per vedere che effetto ha completata. Andiamo a modificare anche la pavimentazione perché a quanto pare sembra più larga. Ora vi faccio vedere meglio. Vedete, togliendo l'edificio un attimo, che io ho sorretto con l'aiuto di questo kit, capiamo subito che la pavimentazione è grossa, quindi dovremo andarla a modificare per farcela stare qui. Quindi andremo a tagliarlo nel perimetro per cercare di farcelo stare qua dentro. Qui ovviamente andremo a modificare anche tutta la parte del marciapiede per far sì che da qua diamo la sensazione che in questo punto, che voi non vedete nel plastico, ci sia continuità di una strada che va fuori dal plastico, proprio per dar sì che le persone possano arrivare alla stazione in questo modo. Ma lo vedremo dopo. Adesso cerchiamo di capire se costruendo questo edificio ci sta bene. Una cosa da fare, andiamo a modificare questa tratta del marciapiede e lo tagliamo. Possiamo usare anche la riga e teniamo buono questa parte del marciapiede. Quindi questa parte qui la tagliamo. Ok, nel frattempo è arrivata Sil che ha aperto la porta e ha fatto rumore, quindi andiamo a tagliare, vedete si piega, esatto, e diamo una modificata qui. Ok, così abbiamo ottenuto già più o meno lo spazio che volevamo, quindi ci mettiamo in questo punto
e possiamo sfruttare questa zona. Qui andremo a modificare, ovviamente alzeremo il terreno per creare più adesso abbiamo la camera girl che ci dà una mano e vediamo che cosa possiamo fare. Andiamo a staccare questa parte dentro che ci dà fastidio. Ok, togliamola. Perfetto, questa è l'idea che ho io, quindi vediamo di sfruttare al meglio. Io direi di tenerlo così e andiamo a lavorare su questa parte qui. Quindi questi due alberi dobbiamo momentaneamente rimuoverli, ok? Perché dobbiamo capire bene come strutturare. Quindi in questo caso dobbiamo rilivellare il terreno e ci appoggeremo questo, andremo a immergere questo sopra e creare un piano unico qui. Quindi non usiamo l'eulite, ma andremo a farlo con composto di terreno, perché qui è tutto dissestato il terreno, diventerei pazzo a scavare tutto, quindi faremo una colata e poi ci appoggeremo questo sopra e poi vedremo come fare. Qui credo che possiamo tagliarlo ancora un pochino, secondo me. Sì, secondo me gli facciamo un altro taglio di qua per avere più spazio ancora. Quindi andiamo a tagliare anche questo pezzetto in modo da guadagnare ancora un po' di spazio. Facciamo lo stesso lavoro di prima. È una modifica, ragazzi, stiamo modificando una stazione di polizia in una pseudo stazione fantasiosa di Daniel, che secondo me verrà una figata. E poi non vi ho raccontato ancora una cosa, raga, perché non vi ho ancora detto che in questo punto qui, tra poco andremo a vedere, faremo anche il passaggio dei bilici, dei tir, dove vengono a caricare merci, ma lo faremo prossimamente. Ok, abbiamo staccato anche questo pezzo. Ok, e abbiamo modificato anche questo, quindi guardate, abbiamo recuperato un sacco di spazio. Quindi come detto prima, l'edificio frontale è questo. Ok, ora io andrò a costruire l'edificio per vedere l'impatto che abbiamo. Se ci piace, ma credo di sì, andremo poi a colorare con una colorazione diversa per dare appunto la sembianza di una stazione. Magari manterremo i colori dello scalo che ci abbiamo dall'altra parte, quindi un giallo molto strano. Ecco, ora devono tagliare l'erba mentre faccio il video. Gio, secondo me questo colore è invece molto bello perché si differenzia da tutte le altre costruzioni di colore giallino e siccome è alla fine del plastico, secondo me è particolare, proprio vicino all'angolo del terreno. Sì, ma questo è il colore della polizia, cioè dobbiamo cambiare qualcosa. Poi è molto grigio, non lo so, è molto triste. È verde. È verde? È verde acqua. Allora. Comunque possiamo anche consumarlo, no? Okay. Tu sei il mago della consumazione degli edifici, quindi... Ok, però ricorda che sono anche daltonico, quindi ecco perché io lo vedevo grigio e questo è un dettaglio. Però vabbè, io direi di cambiarlo il colore. Va bene, ok. Usiamo la colla Expert 170492 per i neofiti, trovate il link in descrizione sia di questo kit di costruzione che di questa colla che secondo me è la migliore per i kit in plastica del modellismo in generale. Allora andiamo a mettere un po' di colla sotto il basamento qui, poca. Non è il posto ideale per fare kit di costruzione, ma mi piace l'idea lo stesso di stare qua a farlo, proprio per vedere davanti a voi l'effetto che avrà. Usiamo questo come blocco per tenerlo fermo, ok, anche se sta su da solo, vabbè. E poi ci mettiamo questo qui a fianco, gli diamo una pulita sotto, pulite sempre le sbavature perché assolutamente, io lo sto facendo così per questione di esperienza, però se volete usare un Dremel è meglio, diciamo, oppure potete usare anche della carta vetrata fine che vi aiuta a raffinare molto la pulizia dei basamenti, soprattutto nei punti di giunzione è importante, ok? Altrimenti si vede il saltello. Mettiamo un po' di colla anche qua, vediamo come sta venendo. A me piace, Sil, secondo te cosa ne pensi? Mi piace molto. Un'impressione da parte tua. Ecco, questo viene attaccato qua, stavo dimenticando di mettergli un po' di colla anche nei laterali, che quello che conta è proprio questo, e andiamo a attaccarlo definitivamente. Sappiate che della Faller c'è anche la colla Super Expert, che adesso vi faccio vedere, che è molto più veloce di questa. Quindi è un po' per esperti, ok? È molto più veloce, tipo questa qua.
la Super Expert della Faller, che è la codice 170490. Intanto è arrivato un messaggio e deve essere Salvatore Mierre, che saluto perché è un mio fan su YouTube, ma anche mio collega, quindi dopo ti vengo a rispondere. Questa è la colla ovviamente molto più veloce di questa, quindi per chi magari ha più abilità indurisce velocemente. Ma questa non scherza, abbastanza veloce anche questa qua. Andiamo a guardare i dettagli, mi sembra tutto bello incollato, abbastanza easy, vedete già si è incollato per farvi capire, no? Molto, molto veloce come colla. Andiamo a metterlo dall'altra parte. Puliamo sotto il basamento. Voi starete dicendo, ma cosa fai? Fai cadere le cose sopra i binari? Dopo viene tutto pulito, non vi preoccupate, perché abbiamo comprato un aspirapolvere da modellismo che linko ancora una volta qua sotto. Ho visto che ne avete acquistati 3, grazie di cuore raga, grazie per quello che fate, perché ogni acquisto che fate su Amazon non fate altro che farmi un favore a me a livello di supporto, perché aiutate a spingere questo canale che ne ha bisogno veramente tanto di spinta, perché vuole diventare un lavoro, ok? Dove sto lavorando? Sto lavorando male, doveva metterla qui, ok, e poi la mettiamo sotto, ragazzi. Ok, dicevo, questo non è il posto ideale per fare delle costruzioni sul plastico. Io generalmente quando monto i kit mi metto col mio tappetino bello tranquillo a casa con tanta luce eccetera, però questo kit è talmente semplice che lo potete fare anche mentre state facendo altro, perché è veramente molto easy, come potete vedere è molto facile da fare. Sono i kit della Pico che sono pensati proprio per come si dice, Pico Hobby, è importante questa particolarità. La Pico Hobby fa dei kit veramente quasi pronti, sono 4 pareti messe in croce che dovete semplicemente incollare ed è molto facile. Ok, andiamo a mettere anche questo e abbiamo completato tutta la parte, dopo ripuliamo, dell'edificio. Questo è l'edificio visto tradizionale che dovrebbe rappresentare una stazione di polizia, cosa che ormai non lo è più, perché noi di polizia e carabinieri avremo i 2 edifici che ci ha mandato Daniel, che sono da un'altra parte, che vi farò vedere in un altro video, anche quelli molto belli, ma andranno messi in un altro punto del plastico, quindi le complicazioni le vedremo più avanti. Ok, questo è pronto. È una zona abbastanza protetta questo plastico. Sì, perché abbiamo polizia, carabinieri, abbiamo l'area 51, abbiamo di tutto quello che si può proteggere c'è. Allora, questo è pronto. Io direi di mettergli anche il tetto, questi qui si possono buttare. Abbiamo le porte, le finestre che andavano messe prima, ma lo faccio dopo con calma, semplicemente perché voglio prima capire se ci piace l'idea di metterlo qui e andare avanti, altrimenti non vado avanti. Quindi guardiamo un attimo che impatto ha. Ecco qua, l'impatto è questo, raga, non è male, devo dire la verità, non è male come edificio, ci sta. Ora lo andiamo a lavorare, gli faremo anche una tettoia, quella dobbiamo... A proposito di tettoia, se mi passi quel pezzo che ho tagliato, quello lì, brava, quello, sì, guardate, e che cavoli, sembrerebbe quasi una tettoia per la stazione, potrebbe andare bene. Possiamo sfruttarlo come pezzo, poi lo andiamo a lavorare e a verniciare, ma questo lo vedremo magari dopo. Comunque diciamo che come edificio è approvato? A me piace molto, immagino già tutto un po' consumato, qualche scritta, ma proprio leggera. Vogliamo rimanere un po' come i tedeschi, come gli austriaci, no? Ok, allora sono arrivate le finestre che potevamo mettere prima, ma io appunto, come ho detto, volevo prima testare, quindi ci sta, ma le metto lo stesso. Però se voi fate dei kit di costruzione, prima di mettere gli edifici completi così, fate prima le pareti, gli mettete le finestre e volendoli potete verniciare anche prima di incollarli, ma io lo faccio dopo, va in base alle proprie capacità, io la vedo così. Allora suddividiamo un po' le finestre, tagliamole un po'. Ecco, le finestre non potete anche evitare di impazzire a pulirle perché vanno dietro, quindi questa parte qui diciamo di sbavatura non si vede, quindi va dietro, quindi evitate di impazzire, basta che le staccate e siete a posto. Ho trovato poi tra l'altro una porta una porta misteriosa, che è questa, che era attaccata al pavimento. Questa porta qua, la vedete?
era attaccata, vediamo se si riesce a vedere, sì, era attaccata sul pavimento di questo kit, ma non riesco a capire a che serve, sinceramente non lo so, vedremo tra poco, lo capiremo tra poco. E insomma, dicevo, i kit che amo di più, se ve lo state chiedendo, poi farò un video a parte dove parleremo di questo, perché mi piace farvi sapere le mie esperienze a livello di modellismo, e vi ricordo anche che io sono stato un rivenditore per tanti anni, quindi ho avuto a che fare con tante case produttrici. Abbiamo anche i tetti qua, ce li stavamo dimenticando, se no ci piove dentro. E poi le due porte, eccole qua le porte. Useremo solo queste, perché se mettiamo anche queste strutture diventa tedesco, e quindi siccome noi non lo vogliamo, useremo solo le due porte, che stacchiamo così a mano come l'uovo Kinder. Boh, allora andiamo a mettere le finestre, vediamo cosa riusciamo a fare. Le finestre, deduco che guardando questa parte qui, le prime 4 sono queste, 1, 2, 3, 4, mentre sotto abbiamo quelle tondeggianti, abbiamo 1, 2 e 3, e poi abbiamo la porta. Ok, che ci vuole? Poi metteremo anche ovviamente i vetri, ma lo facciamo dopo. Quindi facciamo questa operazione qui, andiamo a mettere la colla per ogni finestra. Io non uso, in questo caso non sto usando pinzette, cose varie, perché è talmente easy che non serve. Prima finestra. Ok, abbiamo incollato la prima finestra, ragazzi. Vedete com'è semplice, quindi non è che dovete impazzire. Se volete evitare di tenerla in mano per farvi andare la colla sulle mani, appoggiatelo e gli mettete la colla nei 4 angoli, poca, quel giusto che serve per farla stare attaccato sopra. Se non volete sporcarvi le mani di colla, esistono le pinzette che io non uso, ma esistono, ne vendevo un botto. Ecco qua, anche questa è andata. Completiamo questa parte, vi faccio vedere solo questa parte, poi taglio, non vi annoio, anche se secondo me non vi state annoiando, perché state guardando a me che costruisco, e questa cosa so che vi piace, perché ho notato che secondo me una cosa che io ho sempre sottovalutato è il fatto di parlarvi e costruire nel frattempo, passo passo. Secondo me è l'ideale, mi piace questa cosa nuova, di farvi questi video un po' più lunghi, un po' più senza filtri, ecco, mettiamola giù così, senza filtri. E stavo dicendo poi, qua c'è la finestra un po' sporca, stavo dicendo poi che questo kit è della Pico, come vi dicevo prima, ovviamente dal punto di vista strutturale e di kit di montaggio è veramente easy, dello stile hobby della Pico. E questo cosa vuol dire? Che a differenza magari di un kit di costruzione della Faller o della Nock o della Folmer, o comunque di altre case un po' più improntate proprio sul kit di costruzione, molto più easy. Infatti vedete, questa è una linea hobby, proprio creata per chi sta cominciando da zero, ok? Mentre i kit della Faller ovviamente sono molto più affascinanti, sono più belli e sono anche più strutturati, con più dettagli, eccetera eccetera. Ma anche questi, ragazzi, se ci sapete fare, li potete poi costruire come sto facendo io e modificarli dopo. Cioè, questo non è escluso che possa essere una stazione, tipo, a me ricorda molto questa casetta così come la sto facendo, un edificio che vedo spesso a Novara. A Novara c'è proprio un edificio così vicino alla stazione, verso il CIM, ed è fatto proprio così, quasi così. Quindi cambiano leggermente le finestre, anzi le finestre, a dire il vero, quelle di Novara non ci sono proprio, sono state proprio tolte, le hanno diroccate, quindi le hanno proprio divelte e non ci sono più, quindi vabbè, ma sono dettagli. Ok. E intanto poi, vedete, sto lavorando in una maniera in piedi per farvi vedere le cose, nonostante ciò ci sto riuscendo, quindi vuol dire che questo può farlo chiunque, e spero che tra di voi ci siano anche i miei fan che ci seguono sul canale di Joe Creepy Show, che siano qua a guardare queste cose, perché io vorrei tantissimo che voi, soprattutto mi sto riferendo ai miei fan che hanno dagli 8 ai 14 anni, facciate queste cose. Sarei felice di saperlo, perché quando avevo il negozio venivano soltanto persone molto adulte
e questa cosa non mi faceva star bene, ok? Io invece vorrei che questo hobby rimanga soprattutto per quella fascia d'età, per divertirci, ok? Intanto c'è Sil che mi fa i segni con la mano, no, su, giù, su, beh io non riesco a vedere. No, aspetta, facciamo vedere un attimo. Ecco di qua. No, già è carino così, no? È bella. Immaginate capire un po' più viva, reale, con qualche personaggio dentro. Ok, mettiamo giù, tanto che vado avanti, tu spiega cosa stai facendo, perché ho visto che stavi preparando delle cose, che cosa? Facci capire. Eccole qua, le ho disposte qua sopra per non perderle, siccome sei un po' daltonico potresti non vederle bene. Quindi qua ci sono un po' di tende, sì, tutte tende che fanno parte appunto di tutte le finestre, quindi sarai tu a divertirti a metterle. Wow, non vedo l'ora. Lei me le ha tagliate, me le ha preparate in modo da non impazzire io, perché io, ripeto, a prescindere dai colori che non ha importanza, perché in questo caso sono già pronte, ma io effettivamente, oltre a essere daltonico, sono miope e ultimamente la vista non mi aiuta molto, devo dire la verità, cioè, sta passando il tempo, ragazzi, sono giovane, sì, sono un giovane ragazzo. No, non mi sto lamentando, sto dicendo sono un giovane ragazzo di 48 anni che gioca, che però non vede più come prima, quindi faccio fatica a vedere certe cose che prima invece vedevo. Vabbè. Quindi ecco perché alcune cose non riesco più a metterle a fuoco come prima, ho bisogno di una lente di ingrandimento. Va bene, secondo me il tetto si può anche rovinare, che dici? Ma certo, verrà diroccato. Perché tenere le cose pulite? Ma pochino però. No, perché per esempio vedo spesso dei video a proposito, tra poco faremo il video reaction, o un video che stiamo facendo io e Sil insieme, che sarà una reazione a dei plastici come facevamo l'anno scorso, ricominceranno tra poco a ottobre, perché si fa troppo caldo, e devo dire che una cosa che noto spesso nei plastici tedeschi, che loro hanno proprio questa caratteristica di costruire gli edifici e metterli lì così come sono. Plasticoni, boom, lì, senza invecchiarli, lì è così come sono. E questa roba sinceramente mi piace molto, a dire il vero, perché comunque cioè, si perde, no? Ci vuole poco a invecchiare un edificio o a sporcarlo, insomma, a renderlo più vissuto e più realistico. Poi una cosa che non mi piace, per esempio, vedere negli edifici è quando si costruiscono gli edifici e si lasciano i marciapiedi staccati dal pavimento, che quando tu fai una ripresa ravvicinata si vede proprio questo effetto, come la casa appunto dà la sensazione che è lì appoggiata. Invece dovrebbe essere proprio lavorato con del piccolo, col materiale quello composto per creare terreni, e andare proprio a riempirle quelle fughe, proprio da creare quell'effetto proprio di attaccamento al terreno. Non so se state capendo quello che sto dicendo, però penso di sì. Ok, messa anche quest'altra finestra, abbiamo il portone. Quando torno sicuramente le finestre saranno tutte messe, il tetto messo e mancherà soltanto l'invecchiamento, la realtà dell'edificio. Non lo so, però stai andando via? Scappo, vado a fare la torta e speriamo che sia buona. A dopo, ciao! Ciao. Ma che torta hai fatto? Mele. Torta di mele? Ma meno male. Mele della montagna. Ok ragazzi, stasera si mangia. Andiamo avanti, sì, se ne sta andando. È durato poco il suo supporto, però vabbè. Andiamo avanti, tanto a noi interessava creare questo kit e vedere poi l'impatto che avrà. E sicuramente quello che sto facendo adesso, raga, quello di montare questa parte, poi dopo lo faremo anche quando andremo a fare il terreno in questa zona, quando andremo a lavorare sui binari. Scusami, ho lasciato le chiavi là. Ok. Sì, va bene. Dicevo, quando ci sarà, tra poco, mi metterò a fare le saldature sui binari dei punti dove andiamo a prelevare corrente, ok? Questo perché ci stiamo cominciando a preparare alla fase di elettrica ed elettronica dell'impianto, perché tra un po' comincerò a digitalizzare il plastico, ok? Quindi c'è da fare questo lavoro qua e ve lo faccio vedere passo passo come facevo una volta nel vecchio canale, no? Vi ricordate? E una cosa importante che volevo dirvi ancora era che tra poco iniziano anche i lavori del plastico in scala N, che tanti mi avete chiesto, quello praticamente che funziona con le donazioni, ma poi ci sarà un altro plastico che sarà mio e che stiamo decidendo se farlo in N o in H0. Adesso lo vedremo, questo lo vedremo tra un po', lo decideremo io e Sil insieme.
Da non trascurare ovviamente i lavori su questo plastico che devono essere fatti, ma questo plastico, raga, deve essere qualcosa di veramente bello, perché è veramente fantasioso, è pieno di sorprese. Come si può dire? Pieno di posti segreti, gli easter egg, quelli dove tu non ti accorgi che dietro a un cespuglio c'è qualcosa che sta accadendo. Un alieno che è appena atterrato, un contadino che sta mangiando il panino, queste piccolezze che sono dettagli che rendono ovviamente il plastico particolare e in poco spazio. Mentre quanto riguarda quello che stavo dicendo prima del plastico che voglio fare io, è modulare, quello sarà modulare, come dicevo prima, modulare proprio nel vero senso della parola, proprio il plastico modulare che funziona solo quando lo colleghiamo tutti insieme. E lo faccio modulare proprio perché poi potrò trasportarmelo con facilità avanti e indietro anche quando cambierò casa ed eventualmente esporlo ad eventuali fiere, manifestazioni, che ne so, vedremo. Ok, ho messo tutte le finestre, raga. Fatto, eh? E adesso cosa facciamo? Gli mettiamo le tende in maniera del tutto casuale. Sì. Potremmo alcune tenerle oscurate, sono dettagli che si possono fare, ma lo vedremo magari più avanti, non in questo plastico. Si possono fare edifici con piani illuminati e finestre spente, vanno suddivise con delle scatole nere e con dei LED all'interno, ma questo è un altro discorso che non faremo qua. Questa è la stazione, che andrà a simulare la stazione di questa zona, una specie di edificio ferroviario creato da una stazione di polizia. Ora facciamo una cosa, mettiamogli le tende, anzi no, prima vanno i vetri, stavo dimenticando, vanno i vetri, ecco qua, trasparente, andiamo a mettergli i vetri, ne abbiamo da mettere un bel po', sì, facciamo dei tagli e li mettiamo mano a mano, altrimenti perdiamo l'effetto, ok? Quindi sono vetri abbastanza piccolini, questa è la sua grandezza, e poi dietro il vetro gli mettiamo le tende e poi diciamo che l'edificio è pronto, gli mettiamo il tetto e poi ovviamente sì, l'illuminazione la faremo qua, quando faremo la parte elettrica faremo l'illuminazione. Vediamo un po' di striscioline, vedete quanto è semplice questo kit di montaggio, quindi alla portata di tutti, costa pochissimo perché la Pico Hobby fa delle cose che costano veramente poco e ovviamente i dettagli sono diversi, però vedete con un po' di fantasia si possono modificare le cose, ok? Allora andiamo a creare dei tagli abbastanza grossi in modo che la colla gliela mettiamo sul laterale del vetro e non in mezzo, in modo da non macchiare il vetro. Sono 3, 4. Vediamo se riusciamo a cominciare a mettere qualche vetro. Partiamo da qua, ok? E gli mettiamo il vetro, mettiamo la colla sul laterale della finestra, ok? E gli posizioniamo i vetrini. Ok, perfetto. Ora mettiamo il vetro anche qua sopra, ma lo facciamo per ultimo, anzi no, facciamolo subito, ce lo leviamo dalle scatole, dalle scatoline. Qui nell'oblò, nella finestra tondeggiante. Questo è stato fatto. Facciamo anche qui sotto, prepariamoci un po' di vetrini. Perfetto ragazzi, completato. Ora gli mettiamo le tende, i tendaggi che sono qui già pronti. Quelle più lunghe secondo me ti alleggeriscono un po' lo stress del lavoro, perché magari con queste ne fai 2, ok?
Io direi di mettere in maniera del tutto casuale. Adesso c'è anche l'allarme di una macchina, quando faccio i video io ovviamente c'è il mondo che rompe le scatole, però va bene, ci sta. Allora, facciamo che mettiamo prima qui e mettiamo questa tendina, vediamo che effetto ha. Abbiamo tendeggiato tutta la parte alta. Magari la parte bassa non gliele mettiamo le tende, visto che è una stazione. Sopra le teniamo. Sì, dai, buona idea. Sotto lasciamo libero, magari gli mettiamo qualche personaggio all'interno, creeremo una biglietteria, eccetera, eccetera. Sì, ottima idea. Ora dobbiamo mettere il tetto. Anche il tetto è molto easy. Sono 2 pezzi, mettiamo la colla e il gioco è fatto. Cioè, è proprio pronto a incastro, non ci si può sbagliare. Vedete, una cosa particolare è che le grondaie, le tegole, eccetera eccetera, nella Faller per esempio ve le fanno mettere pezzo per pezzo, qua no, ok, già pronta così, quindi molto facilitato proprio per chi parte veramente da zero. Sopra qui dobbiamo mettere 2 pezzettini e vanno messi qua sopra, quindi mettiamo la colla, uno lo mettiamo qui e l'altro qua sopra. Ok, l'edificio è completo. Cosa facciamo adesso? Lo appoggiamo qui e andiamo a studiare come fare. Eccolo qua, raga. Cioè, secondo me ci può stare, assolutamente sì. Sil diceva che voleva lasciarlo così come colore, io dico che secondo me invece va colorato. E poi guardiamo che impatto può avere. Io adesso metto questo pezzetto per capirci, no? Se io poi qua vado a mettergli una tettoia, signori, ho creato una stazione, 2 pilastri, magari li facciamo con le eulite o con dei pezzi di plastica presi qua e là, e abbiamo completato, mettiamo delle luci e abbiamo fatto una specie di stazione. Andiamo a livellare il pavimento e il gioco è fatto. Io direi che per il momento ci fermiamo, perché appunto voglio sapere da voi nei commenti, mi piacerebbe sapere da voi nei commenti che cosa ne pensate. Datemi dei suggerimenti dei colori da usare nella stazione per renderla più stazione, secondo me va colorata, e fatemi sapere se vi è piaciuta questa idea di arrangiamento, e vi ricordo che devo ancora impostare il terreno, quindi ricreare una zona tutta diciamo con asfalto, cemento, per ricreare appunto una zona dove ci sia appunto ubicata una stazione. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, non mancate. Il prossimo video non so se sarà sul plastico ancora qui in H0, ma probabilmente ci fermeremo un attimo, andremo a vedere il plastico in scala N. Aspetto i vostri commenti, grazie per quello che fate per me, veramente di cuore, per avermi fatto arrivare fin qui, grazie di tutto, veramente non smetterò mai di dirvelo, e quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!